Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene, bentornati sul canale. Questa è la nostra ambientazione e questa è la nostra Tenerona. Scusate per la voce, sono leggermente raffreddato, ma qua a Montevideo è un po' come essere a Melbourne in Australia, ovvero in un giorno ci possono essere tutte e quattro le stagioni. E proprio ieri, quando sono tornato a prendere la Tenerona, sono andato a pantaloncini corti, maglietta a maniche corte e ovviamente ho preso freddo. Ma l'adrenalina di riprendere la Tenerona era talmente alta che non ho sentito nulla. Ora però mettiamoci al lavoro, perché di cose da fare ne abbiamo veramente molte. E visto il contesto, partiamo dalle più facili. Per prima cosa voglio togliere queste viti inguardabili ed anche pochissimo stabili, anche perché, come ben sapete, questo punto è un po' il tallone d'Achille della Tenerona e l'alza cupolino in questione non è super stabile. Quindi togliamo le viti, cerchiamo di mettere dei pomellini che rendono il tutto un po' più solido. Ma prima allestiamo il nostro tavolo da lavoro. Andiamo ad aprire un po' di roba portata da casa. Grasso al silicone, un po' di ruba corrente che non devono mancare mai, nuove candele per la Tenerona con filtro della benzina, mini cacciavite, un nuovo supporto telefono barra drone, ma devo un attimo studiarci, chiave che mi servirà per tirare i pomellini. Qua abbiamo nuovi specchietti, ma li vedremo insieme, anche l'altro, raggi posteriori per il cerchio della Tenerona, cruise control meccanico, ma anche questo lo installeremo insieme. E alla fine, perché tanto quelle cose che servono arrivano sempre alla fine, abbiamo i pomellini. Provo a mostrarveli nel dettaglio. Filettatura femmina, ovviamente rondelle, e dall'altra parte testa bottone senza vite. Vamos all'installazione. E questa è la chiave che serve per il serraggio. Ovviamente non esageriamo con il serraggio, perché questa chiave è molto ignorante. Ok, e questa è la differenza tra il vecchio e il nuovo, anche da questa angolazione ed anche dalla parte anteriore, mentre questo è quello che si vede dall'interno. Ora al volissimo li cambiamo tutti, e comunque all'interno un po' di frenafiletti lo mettiamo. Ora togliamo anche queste inguardabili. Guardate quando i materiali sono poveri, rondella finissima, super ossidata, acquistata in Argentina, erano le migliori, e la andiamo a sostituire con una testa esagono incassata in acciaio. Anche qua un po' di frenafiletti. Ok, alla fine lo spazio c'era, ho messo due rondelle, una più grande per avere una maggiore superficie, e questo è il lavoro terminato. Procediamo con l'installazione degli specchietti. Se avete visto qualche video della seconda stagione, questi specchietti non reggono bene il ripio, per quanto li ho tirati infinite volte, con il ripio si muovevano. Chiave da 17. Ok. L'installazione è veramente un gioco da ragazzi, trovate anche le istruzioni con il QR code, avete viti di lunghezza differente con filettatura differente, questa palla dove all'interno si inserisce la vite, addirittura abbiamo questo spessore che serve per ovviamente distanziare l'ancoraggio all'attacco dello specchietto. Nel nostro caso non servirà, quindi prendiamo la vite corta con la giusta filettatura. Forse sulla moto lo capite meglio, lo spessore serve a questo, ovvero se avete una pompa della frizione o una pompa freno molto alta, lo spessore serve per alzare l'ancoraggio. Nel nostro caso lo togliamo perché appunto la pompa è bassa, quindi vite corta. È importante nella parte bassa mettere questa rondella ziglinata che serve per le vibrazioni. Prendiamo la chiave da 8 con l'esagono incassato, e a questo punto avrei bisogno della mia tanto amata chiave dinamometrica, perché questa vite va serrata a 7-8 Nm, ma noi non l'abbiamo, quindi facciamo alla vecchia maniera, cercando di serrare senza esagerare, che 8 Nm sono pochi ragazzi, soprattutto con una chiave del genere. Ok, ora basta allentare la farfalla dell'asta
è come l'attacco round mount, se lo conoscete. Unica accortezza: nella parte bassa avete questi 4 intagli, mentre nella parte alta trovate la scritta. Ovviamente gli intagli servono per avere un maggiore grip. Prendiamo anche lo specchietto. A questo punto basterà serrare la farfalla, regolare lo specchietto e il lavoro è fatto. Togliamo la nostra protezione e questo è il lavoro nel dettaglio. Anche dall'altro lato, in questa maniera si vede meglio con la luce. E anche l'altro specchio è andato. Questa è la vista frontale, questa la vista seduti sopra la moto. Ma prima di procedere con i lavori, pausa pranzo doverosa. Guardate che piatto la cosinera. Mamma mia. Pazzesco! Poteva essere più cremosa, avevamo a disposizione anche il frullatore, ma al momento di funzionare non ha funzionato. Bienvenidos a Sud America. Qua è tutto un arrangiarsi, ma come dico sempre, le difficoltà ti rendono più audace. Abbiamo trovato una pasta italiana. Quando troviamo pasta italiana la compriamo, anche se il prezzo è leggermente più alto dell'Italia. Pasta con crema di zucca gialla, rosmarino e gamberetti. Voto che sfiora il 10. E dopo 2 piatti di pasta siamo tornati dalla Tenerona. E andando avanti con la lista dei lavori da fare, ora installiamo il cruise control. Togliamo la vite che sostiene il peso. Questo è il piombo del manubrio e il cruise control prenderà il suo posto. Qua ho riscontrato molto sporco, quindi andiamo a fare una piccola manutenzione, ovvero andiamo ad aprire la manopola dell'acceleratore. È tutto molto semplice, ma bisogna togliere il gommino, ok, e fare attenzione per non perdere le viti. Una e via l'altra, ok. Questa situazione interna, togliamo il cavo. Togliere i cavi è molto semplice perché alla fine c'è questo tondino, poi si potrebbe sfilare la manopola ma non riesco perché il cavo della manopola riscaldata lo blocca, quindi tagliamo le fascette che sostiene il cavo per avere la possibilità di sfilare la manopola. Attenzione perché queste forbici tagliano tantissimo. Ok, dai che ce la facciamo. Ok, mettiamo qualcosa per proteggere il serbatoio e giriamo il manubrio perché in teoria il cavo si dovrebbe allungare. Quasi che ci siamo, ma non basta. Togliamo l'ultima fascetta. Ok. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, e guardate nel dettaglio come si presenta la parte sotto. Qua bisognerebbe avere uno spray che sgrassa, uno spray che aiuta a togliere questo sporco. Non ce l'abbiamo, ma proviamo in questa maniera. Nelle taniche ho ancora un po' di benzina, quindi provo con la benzina. Facciamo attenzione a non sporcare. Ovviamente non è il massimo, ragazzi, ci vorrebbe qualcosa tipo gli spray che servono per sgrassare i motori. Diciamo che un po' è migliorato. Puliamo anche l'interno, seconda passata. Ok, con una prolunga cerchiamo di pulire anche l'interno da entrambi i lati. Ok, l'interno è come nuovo. Ora ritroviamo la posizione di prima per cercare di reinfilarlo. Perfetto, ragazzi, perfettissimo. Con un minimo di attenzione dobbiamo reinfilare i cavi. Ecco il primo, il secondo dall'altra parte. Tutto molto easy. Da fare attenzione a questo pomellino, non so se riuscite a vederlo, perché dietro c'è un foro che serve proprio per dare la posizione. Sentite? Perfetto. Questo torna in posizione. Nella parte alta c'è una guida. Intanto c'è anche questa musichetta che ci accompagna. Poi dobbiamo infilare l'altra parte, tutto all'interno del foro che serve per bloccarlo. Prima vite, seconda vite nella parte in basso, prima sopra, senza esagerare. Ok, sopra è chiuso perfettamente, i cavi sono posizionati, hanno la posizione obbligata, quindi non vi potete sbagliare. Adesso basta reinfilare la protezione in gomma. Scorre un po' meglio di prima. Perfetto. Andiamo ad aprire il nostro Kaoko per la Yamaha Super Tenere XT 1200Z. Rondella in plastica, eccolo.
nel dettaglio. Questo è il piombo e questo è il cruise control che prende il suo posto. Come pesi ovviamente sono praticamente identici. Anche qua installazione semplicissima perché la rondella in plastica ha lo stesso identico diametro della manopola dell'acceleratore e il nostro Kaoko si infila all'interno. Vite. Ok, e per i più curiosi, quando la ghiera è tutta aperta, ovviamente l'acceleratore è libero, torna in posizione tranquillamente, ma basta far ruotare la ghiera nello stesso senso della rotazione dell'acceleratore, la ghiera va abbattuta con la manopola e non farà altro che bloccare l'acceleratore nella posizione che noi impostiamo. E per sbloccare la manopola del gas basta prenderla insieme alla ghiera, farla tornare in posizione, la ghiera ruota e ovviamente sblocca la manopola del gas. Info importantissima, vi ho detto cruise control meccanico, ma non è un vero cruise control per come siamo abituati a conoscerlo. Questo accessorio non fa altro che bloccare praticamente la manopola del gas. È sicuro? Dal mio punto di vista la risposta è nì, da usare con parsimonia e soprattutto in determinati contesti. È omologato? Dipende dai paesi, in Italia no, in Germania sì, qua in Sud America non lo sappiamo, ma qua in Sud America è omologato un po' tutto. Ma allora, perché l'ha installato? Solo ed esclusivamente per quelle condizioni che troviamo qua in Sud America, dove ad esempio ci è capitato di fare 800 km con una sola curva. Per il resto, mio personale consiglio da fare assolutamente molta attenzione. Stabilito questo, andiamo avanti. Due regolazioni importanti. La prima, qua c'è un esagono incassato, facendo ruotare la vite si aumenta la frizione della ghiera, praticamente si blocca la ghiera, mentre allentando la vite la ghiera inizia a ruotare con un attrito appunto provocato dalla vite stessa. Seconda cosa, all'interno della confezione trovate degli spessori molto sottili che servono per aumentare lo spazio tra la manopola e il Kaoko stesso, in maniera tale che in mezzo trovate della luce per far sì che la manopola non sia bloccata. Quindi ora possiamo sbloccare la manopola, guardate. Per bloccare l'acceleratore basta far ruotare la ghiera, ora ruota con facilità fino ad un punto che diventa dura perché va abbattuta con la manopola stessa. Quando va abbattuta, la giriamo un po' di più, la manopola rimane come la lasciamo. Poi se dovete sbloccarla, guardate, basta veramente un nulla e la manopola torna in posizione tra virgolette zero, ovvero senza acceleratore. Ma ripeto, è importantissimo che la manopola faccia questo lavoro, nel senso che abbia il gioco sufficiente per far sì che ritorni sempre in posizione, e per posizione ovviamente intendo che la moto non rimanga accelerata. Installazione della nuova borsa da serbatoio, e se ve la ricordate, stesso identico modello che ho utilizzato sulla GS per andare in Irlanda. Nella seconda stagione abbiamo utilizzato quella della Enduristan piccolina e qua nel fianco vedete gli altri attacchi. Ora cambiamo tutti gli attacchi e vi spiego il motivo di questa variante. Nella zona del canotto di sterzo basta sfilare questa cinghia, portarla in alto e aprire la fibbia. Poi se guardate basta farla scorrere dietro i cavi, eccola là la cinghia che gira sotto, quindi facciamo scorrere. Da qua ne capite benissimo il funzionamento, all'interno troviamo il canotto di sterzo e questa fibbia ovviamente blocca il tutto. Le altre due fibbie servono per bloccare la borsa sopra al serbatoio. E la nuova della Lone Rider come aggancio è molto simile. Questi prenderanno i posti degli agganci laterali con le rispettive fascette, mentre questa cinghia prenderà il posto della vecchia e all'interno troveremo sempre il canotto di sterzo. Ora bisogna far scorrere queste fibbie perché servono per bloccare appunto la cinghia intorno al canotto. Anche la borsa l'abbiamo montata, guardate che lavoro, tutto super pulito, perfetto. Anche lateralmente zona attacco ho utilizzato entrambe le fascette seguendo la linea di questi due intagli sul carbonio. La borsa è super stabile, vista davanti, vista da dietro e da qua seduti sopra la moto. Lo sgancio è semplicissimo perché è magnetico con una slitta laterale, basta farli scorrere
e la borsa si può togliere. Inoltre, quando non utilizzo la borsa, gli attacchi posso tranquillamente inserirli nella parte sotto al serbatoio perché ci sono degli incassi. Così facendo, anche con il vento non si muove nulla. Anche qua stesso identico attacco, basta farlo scorrere e la borsa si sgancia. Questa è la parte sotto della borsa, ovviamente c'è un materiale gommoso per non far scivolare e al tempo stesso proteggere il serbatoio. Parliamo comunque di borsa impermeabile come quella Enduristan che avevo, quindi senza utilizzo alcuno di cover, ma l'ho scelta solo ed esclusivamente rispetto alla piccolina Enduristan perché qua dentro riesco a mettere una camera mirrorless full frame con un 24-70 f2.8 costante che ora ho in casa, ma comunque all'interno sembra fatta su misura. Ed anche per questo video pippone segnato per Attrezzatura Tech. Ora sono le 6 di pomeriggio, prima del divorzio abbiamo ancora 30 minuti di tempo, quindi facciamo questo ulteriore upgrade. Se vi ricordate, nel paramotore avevo agganciate queste due borse della Touratech da 3 litri, mentre questa volta per distribuire meglio i pesi voglio provare ad agganciare due borse da 6 litri con addirittura la borraccia da 850 ml agganciata sul fianco. Praticamente la stessa identica configurazione che avevamo sul GS in Irlanda. Nella parte posteriore troviamo queste due cinghie con le relative fibbie e 4 ganci laterali. Quindi per quanto queste barre sono piccoline, penso che una soluzione la troviamo. Prima borsa agganciata ed è venuta benissimo, vista da sopra, tenerona vista davanti, ma poi come sempre ve la mostro nel dettaglio sotto la luce del sole. Ora vamos perché sono le 7 di sera e Sara mi sta aspettando. Prima giornata di lavoro con la Tenerona andata. Ciao ragazzi, a domani Tenerona, fai la brava. Take it to the